Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi, come promesso, vi faccio vedere il portamonete fatto con le mattonelle. Ok, l'ho fatto l'altra volta con la click clack, quella ovale, fatto con il cordino, e questa invece adesso oggi le vado a fare con le mattonelle. Io adesso per questa prima che ho fatto ho scelto questi colori, bianco, grigio e nero. Giustamente voi potete usare tutti i colori che volete, vi potete sbizzarrire e anche fare ogni giro con un colore diverso, quindi va a gusto. Ed è molto semplice perché alla fine ci vanno solo 5 mattonelle, ok? Sarebbero una, due, poi 3 e le due laterali 4 e 5. Ok? Quindi sono 5 mattonelle ed è molto semplice e molto anche veloce da fare anche questa. Io ho scelto appunto questa mattonella, voi potete scegliere anche tipo il fiore africano, fare tutta granny, ci sono varie mattonelle da poter utilizzare, da fare. Io siccome avevo fatto già con il fiore africano, ho fatto già parecchia roba che ve l'ho fatta vedere, con il granny molto semplice, quindi anche quella l'abbiamo fatta, e allora ho detto vabbè, cambio un po' come mattonella e faccio questa qua. La mattonella che andremo a fare insieme utilizzerò questi tre colori, quindi andrò sulla sfumatura dell'azzurro blu, ok? Ci sarà comunque un bianco, appunto un bluette e un azzurro chiaro chiaro. Poi ci servirà la nostra click clack. Vedete, a questo giro l'ho presa rettangolare, era giusto per farvi vedere appunto, a differenza dell'altra volta che l'ho presa ovale, a sto giro rettangolare. Come apertura siamo sempre a 8,5, è la stessa, come la stessa apertura dell'altra, quindi 8,5. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5. Ci serviranno le forbici, poi ago, ci servirà l'ago quello un pochino più grande per andare a fermare poi i fili della mattonella, e poi ci servirà l'ago quello più piccolo da cucito proprio per andare a cucire sia la fodera, perché a sto giro vi farò vedere anche la fodera, quindi la fodera alle mattonelle, praticamente al lavoro, e poi ad andare ad attaccare tutto il lavoro alla click clack. Ok, quindi fate attenzione che il lago passi in questi buchini delle click clack. Quindi ci servirà la fodera, quindi un pezzo di stoffa, appunto, vedete voi, io sono andata sempre sull'azzurro, quindi vedete voi cosa riuscite a trovare, cosa avete, cosa volete metterci. Comunque, appunto, un pezzo di stoffa. Come misura, allora, ve lo dico già, questa vedete è doppia, l'ho messa doppia. Come misura 25 centimetri, ok, da qua, e di altezza siamo a 15 centimetri, ok, e poi verrà divisa così a metà. Quindi questo è un piccolo pezzo di stoffa che vi servirà, e poi ci servirà un colore più o meno che andrà bene sia per attaccare le mattonelle alla fodera e sia poi tutto il lavoro alla click clack. Quindi anche qua vedete voi, se volete fare tutto il bianco, tutto azzurro, o con il filo da pesca che quindi rimane trasparente e non si vede niente, vedete voi quello che volete fare. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo facendo le nostre mattonelle, quindi prenderò il primo colore, vedete voi quello che avete scelto, quindi con il primo colore vado a fare il cerchio magico e dentro il cerchio magico vado a fare 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie basse, andiamo a stringere il nostro cerchio magico, entriamo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi possiamo anche staccare
il primo colore, facciamo nodino di sicurezza, ok, e chiudiamo. Quindi prendiamo il secondo colore. Con il secondo colore ci andiamo a mettere, io mi vado a mettere proprio qua subito dove c'ho la chiusura, così almeno la lavoro subito e poi sono a posto. Quindi mettiamoci subito qua in una maglia, andiamo a fare 3 catenelle, rientriamo dove abbiamo preso già il filo, dove abbiamo iniziato, e andiamo a fare una maglia alta. Quindi facciamo una catenella, andiamo nella prossima maglia sottostante e andiamo a fare 2 maglie alte, ma 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi prendiamo il filo, tiriamo fuori e facciamo solo mezza della maglia alta, ricarichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo dentro, chiudiamo 2 maglie insieme. Una volta che abbiamo le 3 maglie sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme. Catenella, quindi di nuovo nella prossima una mezza maglia alta, cioè che quindi non è chiusa, e un'altra, e andiamo a chiudere tutte e 3 insieme. E di nuovo facciamo la catenella di separazione. Di questi gruppetti di 2 maglie alte noi dobbiamo fare 8. E adesso l'ultimo, che è l'ottavo, e chiudo insieme. Quindi facciamo la catenella e andiamo a chiudere sulla terza catenella che avevamo fatto inizialmente. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi possiamo anche tagliare il filo e chiudiamo. I fili dietro, ok, quelli che abbiamo già fermato praticamente del giro precedente, del colore quello il bluette e dell'azzurro, quindi di inizio lavoro, di fine inizio lavoro, li tagliamo così almeno non ci danno fastidio. Quindi prendiamo il terzo colore, in questo caso a me è il bianco, e adesso dobbiamo andare a lavorare qua negli archetti dove praticamente abbiamo fatto la catenella, ok? Dobbiamo andare a lavorare in mezzo ai 2 gruppi delle maglie alte. Quindi anche qua io inizio subito qua da dove quasi ho finito e andiamo a fare 3 catenelle, anche qua maglie alte chiuse insieme, ok? Quindi subito andiamo a formare l'angolo. Quindi per formare l'angolo facciamo una prima che vale come maglia, cioè le 3 catenelle che valgono come maglia alta, poi andiamo a lavorarne altre 2, quindi sempre una non chiusa, la seconda non chiusa e poi chiudiamo tutto insieme. Quindi facciamo 2 catenelle, di nuovo sempre qua dentro andiamo a fare 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo la prima, facciamo la seconda e facciamo la terza e chiudiamo tutto insieme. Quindi facciamo una catenella di separazione, andiamo nel prossimo archetto, vedete in mezzo ai 2 gruppetti, e di nuovo facciamo le 3 maglie alte sempre chiuse insieme. Quindi la prima, questa è la seconda e la terza, e chiudiamo insieme. Catenella di separazione. Adesso dobbiamo andare a fare l'altro angolo, quindi di nuovo andiamo qua nell'archetto e facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1 2 3, e chiudiamo. Quindi facciamo le 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro andiamo a fare le altre 3 maglie alte chiuse insieme. Questa è la seconda e questa è la terza. Chiudo una catenella, quindi di nuovo
ho fatto un angolo qua, adesso mi manca da fare il gruppetto singolo. Quindi entro di nuovo qua fra i due gruppetti e vado a farmi le mie 3 maglie alte chiuse insieme e chiudo una catenella. Adesso di nuovo vado a fare l'altro angolo, quindi entro nel prossimo archetto e di nuovo 1, 2, 3 e chiudo 2 catenelle sempre qua dentro, 1, 2, 3 e chiudo insieme una catenella di separazione. Nel prossimo archetto vado a fare un solo gruppetto di maglie alte, una catenella, qui vado a fare l'ultimo angolo che mi manca, quindi 2, 3 e chiudo 2 catenelle e di nuovo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, chiudo una catenella e vado a fare l'ultimo gruppetto di maglie alte, 1, 2, 3 e chiudo. Quindi una catenella sempre di separazione, vado sulla terza catenella che ho fatto inizialmente a fare una maglia bassissima e quindi anche qua si può tagliare il filo. Ok, nodino di sicurezza e andiamo a chiudere. Ok, quindi lo aggiustiamo un attimino. Ok, vedete, abbiamo iniziato praticamente con il cerchio, adesso gli stiamo dando già la forma sul quadrato. Quindi a questo punto vado a riprendere di nuovo il primo colore, quindi l'alterno, io faccio vedete il bluette, l'azzurro e il bianco, quindi di nuovo bluette, azzurro, bianco, vado a fare questa sequenza con questi 3 colori. Quindi per il quarto giro andiamo subito negli angoli, quindi mi vado a mettere qua e vado a fare le 3 catenelle che valgono sempre come prima maglia alta. Poi qua dentro adesso andiamo a lavorare le maglie alte normali, quindi vado a fare, vedete, la mia classica maglia alta, 2 e ne vado a fare ancora una e 3. Quindi questo è un angolo, andiamo a fare una catenella di separazione, di nuovo qua dentro andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Quindi vado qua nel prossimo archetto, vedete, lavoro in questi primi giri, si lavorano solo sugli archetti, cioè dentro gli archetti. Quindi vado di nuovo qua e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, non le vado più a chiudere insieme, adesso le faccio che si chiudano maglia per maglia, singolarmente. Prossimo archetto qua, altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Sono qui all'angolo, quindi per l'angolo di nuovo come prima, quindi in mezzo dove ci sono le catenelle facciamo 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella, di nuovo qua dentro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, quindi di nuovo 3 maglie alte. A sto giro vedete non faccio nessuna catenella di separazione, vado dritta senza fare catenelle di separazione, vado direttamente nel prossimo archetto a lavorare. Ok, e ho finito, vedete, il mio giro. Quindi anche qua
tagliamo. A sto giro non facciamo la chiusura nella terza maglia, facciamo uscire il filo una volta che abbiamo finito di fare la maglia alta, facciamo uscire il filo, lo mettiamo nel lago e andiamo a fare la chiusura invisibile. Quindi qua ci sono le 3 catenelle e noi dobbiamo andarci a mettere sopra la prima maglia alta che abbiamo lavorato. Quindi andiamo dentro, vedete, a tutte e due le maglie, ok, entriamo con il filo, riandiamo in mezzo alla maglia dove sta uscendo già il filo, ok, andiamo un po' a stringere e ci siamo fatte, vedete, la nostra maglia di chiusura. Adesso per il quinto giro vado a riprendere di nuovo l'azzurro chiaro chiaro, ok, che ho usato per il secondo giro, vado dove qua c'è l'angolo, mi vado a mettere sopra alla, non al primo gruppetto, al secondo gruppetto, la prima maglia alta, ok, quella subito dopo la catenella. Quindi mi vado a mettere subito qua, vado a prendere la maglia e faccio una catenella. Adesso andiamo a lavorare tutto a maglia bassa, tranne qua negli angoli, che adesso poi vi faccio vedere. Quindi fatta la catenella andiamo poi subito nella prossima maglia e andiamo a fare maglie basse. Quindi per ogni maglia sottostante andiamo a fare una maglia bassa fino ad arrivare all'angolo. Ok, sto lavorando l'ultima maglia bassa sulla maglia alta, ok, del primo gruppetto dell'angolo. Adesso dentro qua alla catenella andiamo a fare una mezza maglia alta, una catenella e di nuovo dentro qua una mezza maglia alta, ok? Quindi l'angolo è così, mezza maglia alta, una catenella, mezza maglia alta. Quindi poi andiamo a riprendere di nuovo la lavorazione a maglia bassa subito dalla prima maglia alta che ci ritroviamo. Fate attenzione perché questa tende un po' a nascondersi, quindi piuttosto spostiamo un po' il lavoro, ok? E andiamo a lavorarla, non ce la dimentichiamo, eh? Quindi continuiamo tutto a maglia bassa. In totale tutte le maglie con anche la catenella che vi faccio fare, ok, qua negli angoli, in totale in tutto sono 60, ok, quindi fate, contatele piuttosto, però contate anche la catenella, non solo la maglia lavorata. Sono arrivata alla fine del mio giro, sono qui nell'archetto, ok, dell'angolo, quindi vado a fare la mezza maglia alta, la catenella e la mezza maglia alta. Quindi adesso qua non andiamo a chiudere, ok, con la maglia bassissima, ma andiamo a fare di nuovo la chiusura invisibile, in modo che l'ultima maglia che ci manca, quindi la 60ª, la andiamo a formare noi con la chiusura. Quindi questa era subito la catenella che avevo fatto fare sulla maglia alta, sulla prima maglia alta dove abbiamo iniziato il giro. Quindi andiamo sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato, ok? E andiamo a chiudere, a chiuderci qua. E di nuovo, appunto, ok, ci facciamo la nostra ultima maglia che manca. Per il sesto giro, che è praticamente anche l'ultimo, ok, quindi poi l'abbiamo finito, di nuovo andiamo qua nell'angolo, ok, dove c'è mezza maglia alta, la catenella, mezza maglia alta, quindi noi ci andiamo a mettere sulla mezza maglia alta, ok, diciamo la mezza maglia alta, quella tutta a sinistra. Di nuovo prendiamo e facciamo come prima, quindi in questo caso io ho cambiato di nuovo il colore, quindi di nuovo faccio subito, aggancio il filo con una catenella, vado nella prossima a fare di nuovo tutto il giro a maglia bassa e di nuovo come il giro precedente, quindi qua sulle laterali si lavora tutto a maglia bassa, negli angoli di nuovo andremo a fare
una mezza maglia alta, una catenella, una mezza maglia alta. Quindi un totale, a fine del sesto giro, dobbiamo avere un totale di 68 maglie basse. Anche qua sempre con la catenella, ok? Contando anche la catenella. Quindi sono arrivata, vedete, ho lavorato la mia mezza maglia alta, adesso qui mi ritrovo la catenella che sono all'angolo, quindi entro e faccio mezza maglia alta, una catenella, di nuovo rientro, una mezza maglia alta. Anche qua fate attenzione, ok, che la mezza maglia alta si va a nascondere, però dobbiamo lavorarla con una maglia bassa sopra, e quindi continuiamo tutto di nuovo a maglia bassa. Ok, continuiamo quindi così. Anche qua, quando arriviamo qui alla fine, poi andiamo a fare di nuovo la chiusura invisibile come l'abbiamo fatta per il giro precedente. Quindi molto semplice, pure perché poi ci serve per unire le altre mattonelle, e quindi dobbiamo avere tutte le maglie ben chiuse in modo da lavorarle tutte per la chiusura. Ok, quindi io mi vado a finire il mio giro, voi finitevi il vostro e poi vi faccio vedere come attaccare tutte e 5 le mattonelle, perché appunto ne dovete preparare altre 4, ok? Oltre a questa fate altre 4 mattonelle così uguali. Ho finito, come vedete, le mie mattonelle. Adesso per andarle ad attaccare, praticamente bisogna attaccare prima le 4, ok, su una centrale, ok? Prendete una centrale. Una volta che abbiamo fatto tutto il giro qua, quindi che abbiamo tutte e 4 le altre mattonelle attaccate, poi andremo ad attaccarle qua, queste due insieme, così, poi queste due così. Adesso non guardatele così perché comunque sono larghe, per forza che non vengono, ma una volta che poi ce l'avremo così, vedete, qua il lato lo potete attaccare insieme, ok? Quindi così anche poi sulle altre. Quindi dobbiamo andare ad attaccare poi tutti i lati. Prima tutte e 4 così attaccate e poi fate i laterali. Io come chiusura ho scelto la chiusura zigzag. Voi vedete cosa volete fare, quella che vi piace di più, la potete fare sia con l'uncinetto sia con l'ago. Quindi vedete voi appunto, e anche come colore. Io ad esempio adesso la vado a chiudere tutte con il bianco, con l'ultimo colore che ho finito la mia mattonella. Voi se volete utilizzare un altro colore potete comunque utilizzarlo, ok? Quindi appunto io adesso mi vado a fare tutte le mie chiusure, me le vado tutte a chiudere. Non ve la faccio neanche vedere perché comunque sono cose che già vi ho fatto vedere. Ho fatto un video sulle chiusure, sulle varie chiusure appunto che ho fatto, quindi ve lo lascio, anzi comunque qua sopra, e appunto poi ve le andate a vedere, vedete un attimo la chiusura che volete fare. Qua come al solito si inizia da catenella a catenella, ok? Siccome abbiamo fatto la catenella di separazione negli angoli, quindi si inizia dalla catenella, si va a lavorare tutto insieme, arrivando qua si chiude anche la catenella e poi si riprende la catenella da questa mattonella con l'altra per andarla a chiudere insieme e si continua la chiusura sul lato, ok? E qua idem, poi quando dovremo andare a chiudere queste due parti, ok, insieme, si prende la catenella di uno, la catenella dell'altra, ok, perché poi vedete ce l'avremo comunque così, quindi catenella di uno, catenella dell'altra, e poi si andrà a lavorare tutto sul lato. Ok, quindi chiudiamocele e poi vi faccio vedere per fare la fodera interna. Allora, ecco quello che più o meno vi stavo spiegando prima. Io ho iniziato, come vedete qua c'è il filo dell'inizio lavoro, quindi ho iniziato, mi sono attaccata tutte e 4, vedete, le mattonelle, e adesso arrivando di nuovo qua che ho finito il giro, vado ad attaccare queste due prime insieme, ok? Quindi arriverò qua, poi qua dovrò staccare il filo
riattaccarmi con il filo di nuovo qua per andare a chiudere queste due, ok? Quindi ci verrà fuori alla fine un cubo. Ho finito, come vedete, di unire tutte le mie mattonelle, quindi mi è venuto questo cubo, ok? Come vedete, ho fatto il punto a zig zag, ok? Rimane molto bello sia nella parte sotto che poi nei laterali, ok? Quindi questo per adesso lo lasciamo da parte e quindi prendiamo la nostra fodera. Allora, ripeto, qua ho fatto come misura, questa è leggermente più grande, ma voi potete anche, perché tanto adesso poi che la vado a ricucire la vado un po' a rimpicciolire, voi come misura per questa grandezza, ok, del portamonete, fate 25 centimetri per 15, quindi poi lo dividete a metà. Una volta diviso a metà si va a cucire qua i due laterali. Ok, dobbiamo andare a cucire queste due parti. Io adesso lo andrò a fare con ago e filo. Voi, se avete la macchina da cucire magari a portata di mano, potete farlo benissimo con la macchina da cucire. Dategli comunque appunto due punti qua ai lati. Quindi cuciamo queste parti e poi vi faccio vedere come proseguire. Ho cucito, vedete, le mie due parti, quindi i due laterali. Adesso più o meno si va a prendere qui la metà, ci facciamo un segnetto, basta anche solo che lo facciamo con l'unghia, ok, che lo pieghiamo, vedete, e ci resta un pelino il segno. Quindi andiamo a prendere la nostra fodera, ok, questa parte di angolo lo cerchiamo di mettere piegandolo, vedete così, lo mettiamo qui dove abbiamo fatto il segno, e la stessa cosa facciamo con quest'altra parte. Quindi si prende l'angolo, ok, e si appoggia così una sopra l'altra. Adesso qua praticamente dobbiamo andare a dare proprio giusto un punto per fermare i due angoli. Quindi una volta finito giusto di fermarlo, ok, lo andiamo ad aprire e come potete vedere sotto, cioè, si è formato un quadrato, ok, vedete? Quindi a sto punto andiamo a fare il risvolto qua sopra. Qua il risvolto adesso lo facciamo così ad occhio, poi una volta messo dentro il cubo delle mattonelle andiamo a prendere bene la misura. Vedete? Abbiamo fatto praticamente la nostra foderina. Quindi prendiamo qua il nostro lavoro, ok, andiamo a sistemare tutto bene la fodera, ok, dentro, e andiamo a cucirlo. Per andarla a cucire andiamo a prendere praticamente, qua abbiamo fatto, se vi ricordate, l'ultima riga bianca, quella prima era quella azzurrina chiara, ok, io l'ho fatto con l'azzurro chiaro, quindi andiamo a cucirlo su questa riga azzurrino chiaro, perché la parte poi bianca ci servirà da mettere la clic clac, dentro la clic clac. Ok, quindi rimaniamo un pelino più sotto, andiamo verso qua dove c'è quella azzurra chiara. Ok, quindi ci prendiamo appunto bene la misura, per quello che vi dico, una volta messa dentro poi lo sistemate dopo in base a dov'è il giro con l'azzurro chiaro. Ok, quindi ve lo sistemate e lo cucite tutto intorno. Andiamo poi appunto a dare
proprio giusto dei punti piccoli piccoli qui sul bordo, prendendo appunto praticamente il giro, quello azzurro chiaro. Ok, quindi continuiamo pure così per tutto il giro. Ho finito, come vedete, di cucire tutta la mia fodera, ok? Quindi adesso, così che è pronto, pieghiamo, facciamo lo stesso lavoro dell'altra volta. Quindi pieghiamo, qui ai due laterali mettiamo i marcapunti, così sappiamo che questi sono praticamente i lati. Come lati vi consiglio di metterci anche qua dove c'è la cucitura della fodera, ok? In modo che almeno rimane tutto qua sul lato. Poi si prende appunto la nostra clic clac e si va ad adagiare praticamente sopra al lavoro. E di nuovo, come l'altra volta, iniziamo prima agganciando qua tutto il laterale, ok? E poi piano piano facciamo entrare tutto il lavoro. La cosa che in questo caso, siccome la clic clac è rettangolare, qua gli angoli, ok, dove ci sono praticamente gli angoli, dobbiamo andarli a fare inserire qua dove c'è praticamente l'angolo della clic clac. Quindi facciamo attenzione, ok? Anche qua possiamo andarci a mettere un marcapunti, così lo teniamo fermo, ok? Quindi facciamo il primo, facciamo qua anche il secondo, ok? E poi ci andiamo a fare gli altri due. Okay. Quindi una volta che è tutto dentro, piano piano ce lo andiamo a inserire un po' nella fessura praticamente che abbiamo. Quindi andandocela a inserire lo andiamo poi a cucire. Ve l'ho già fatto vedere l'altra volta come cucirlo sull'altro portamonete, quindi è inutile che ve lo sto a far vedere anche qua. Una volta che appunto vi dico che appunto gli angoli qua devono combaciare, dove c'è la cucitura della fodera facciamo andare i laterali, gli altri due angoli da questa parte li facciamo combaciare anche qua, rimettiamo appunto anche qui, ce li teniamo fermi con un marcapunti e poi andiamo a cucirlo. Quindi questo passaggio ve l'ho già fatto vedere, è inutile che ve lo faccio rivedere. Ok, quindi adesso iniziamo piano piano, se volete iniziare appunto piuttosto qui dall'angolo, così vi date già il fermo, il punto di partenza, e poi piano piano appunto vi cucite tutto il resto del portamonete. Ed ecco qua il portamonete tutto cucito, tutto finito. Ok, come potete vedere appunto è venuto proprio bellino. Ok, ma poi ce lo sistemiamo, una volta che abbiamo poi finito appunto di cucire, di tutto quanto, ce lo sistemiamo un po'. Ok, vedete che sono proprio bellini. Visto, come potete vedere, li potete fare appunto così con 3 colori, appunto quelli che io praticamente ho utilizzato, o se no farlo anche tutto colorato, perché appunto si può fare anche tutto colorato con ogni giro un colore diverso. Sta sempre lì un po' a voi, a come più vi piace. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!